Benvenuti sul mio canale. Il punto che vi propongo in questo video è un punto veramente molto d'effetto. Sembra quasi una lavorazione fatta a pizzo, ma in realtà è molto semplice da realizzare. Vi lascio al video. Il punto che andiamo a fare si sviluppa su un multiplo di 9 più 4. Io ho già montato 58 catenelle che sono un multiplo di 9 più 4. Ne faccio una aggiuntiva per girare, entro in quella che ho fatto subito prima, con un punto basso salgo con 2 catenelle, questo sarà il nostro primo punto alto. Dopodiché aggiungo altri 3 punti alti su 3 catenelle, quindi un totale di 4 punti alti su 4 catenelle. Aggiungo 3 catenelle di separazione, ne salto 2 di base, entro nella terza e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza, faccio un punto alto. In quella successiva con un altro punto alto, in quella dopo ancora con un punto alto, per un totale di 4 punti alti su 4 catenelle. Aggiungo di nuovo 3 catenelle di separazione, salto 1 2 catenelle di base, entro nella terza, faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione, ne salto 2 di base, entro nella terza con un punto basso, faccio altre 3 catenelle e salto 1 2, entro nella terza e vado a fare il modulino di 4 punti alti su 4 catenelle e praticamente la riga numero 1 si svolge tutta in questa maniera. Tre catenelle, ne salto 2 di base, entro nella terza, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, ne salto 2 di base, entro nella terza, punto alto, entro in quella dopo, punto alto, in quella dopo ancora, punto alto e alla fine il quarto e ultimo punto alto nella catenella successiva. Ci vediamo alla fine della riga. Sono arrivata alla fine, quasi alla fine della riga, dovrò fare gli ultimi 4 punti alti che saranno fatti nelle ultime 4 catenelle, quindi filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base e vado a lavorare un punto alto, entro nella catenella successiva un punto alto, entro in quella dopo un punto alto ed entro poi nella quarta e ultima catenella con un altro punto alto e la riga numero 1 è finita. Ora passiamo alla riga numero 2. Iniziamo con 8 catenelle, 3 saranno il nostro primo punto alto e 5 saranno quelle di separazione. Giro il lavoro, filo uncinetto, entro nella penultima, quindi questa l'abbiamo già fatta, sono le catenelle iniziali, salto questo punto, entro nel penultimo del gruppo di 4 con un punto alto, entro nell'ultimo con un altro punto alto. Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto nei punti alti successivi, quindi salto questo archetto, il punto basso, l'altro archetto, vado nel primo punto alto del gruppo successivo. Quindi faccio un punto alto, entro in quello dopo e faccio un punto alto. Aggiungo 5 catenelle di separazione,
filo sull'uncinetto, entro nel punto subito dopo con un punto alto e in quello successivo con un altro punto alto. Filo sull'uncinetto, salto, archetto, punto basso, altro archetto, mi sposto nel primo punto alto del gruppo di 4 che ho dopo con un punto alto, entro in quello successivo con un altro punto alto per un totale di 2. Faccio 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto successivo, faccio un punto alto, entro in quello dopo con un altro punto alto, filo sull'uncinetto, salto archetto, punto basso archetto, entro nel primo punto alto disponibile con un punto alto, in quello dopo con un altro punto alto, separiamo con 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro negli ultimi 2 punti alti utili con altrettanti punti alti. Filo sull'uncinetto, salto archetto 1, punto basso archetto 2, vado direttamente nel primo punto alto e faccio i 2 punti alti, uno su ciascun punto, aggiungo le 5 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a riempire gli altri 2 punti alti con altri 2 punti alti. Sono arrivata all'ultimo gruppo di punti alti sui quali ho lavorato i 2 punti alti. Ora farò 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e andrò a chiudere con un punto alto sull'ultima delle catenelle della riga sottostante, e così abbiamo fatto la riga numero 2. Ora ripartiamo con la riga numero 3, quindi ripartiamo con 7 catenelle. Giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e vado a fare 4 punti alti nei 4 punti alti disponibili. Quindi entro nel primo punto, faccio un punto alto, entro in quello successivo e faccio un punto alto, entro in quello dopo, faccio un punto alto, entro nel quarto e ultimo punto, faccio un altro punto alto. Aggiungo 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto l'archetto, entro direttamente nei punti alti e li lavoro tutti e 4 punto su punto, un punto alto su ogni di punto alto che abbiamo a disposizione. Cinque catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto l'archetto, vado nei punti alti, vado a lavorare un punto alto su ogni punto alto disponibile, quindi 4 su 4 punti, di nuovo 5 catenelle, filo sull'uncinetto, salto l'archetto, vado nel primo punto alto che ho a disposizione, vado in quello successivo con un altro punto alto, in quello dopo ancora con un punto alto e nel quarto e ultimo punto con un altro punto alto. Di nuovo faccio le mie 5 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nei punti alti e faccio i 4 punti. Un punto alto per ogni punto alto che abbiamo a disposizione. Di nuovo 5 catenelle,
filo sull'uncinetto e vado a lavorarmi i miei 4 punti alti. 3 e 4. Aggiungo 5 catenelle di separazione e vado a chiudermi con un punto basso sulla terza catenella partendo dal basso del giro sottostante. Abbiamo finito anche questa riga. E ora passiamo alla riga numero 4. Parto con 6 catenelle. 3 saranno il nostro primo punto alto e 3 quelle di separazione. Poi con l'uncinetto vado a fare un punto basso prendendo entrambe le 2 file di catenelle, cioè non entro qui, ma entro in quello sotto e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle e vado a lavorare 4 punti alti con 4 punti alti, quindi entro nel primo punto alto utile, faccio un punto alto, in quello successivo un altro punto alto, in quello dopo un punto alto ancora e poi entriamo nel quarto e ultimo punto e lavoriamo un punto alto. Aggiungiamo 3 catenelle di separazione. Vado a chiudere con un punto basso insieme le 2 file di catenelle, cioè non entro qui, ma entro sotto e vado a fare un punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i miei 4 punti alti. Aggiungo 3 catenelle, vado a chiudere insieme le 2 righe di catenelle col punto basso, faccio 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare i 4 punti alti, tre catenelle, e vado a prendere le 2 file di catenelle e faccio il punto basso, di nuovo 3 catenelle di separazione, vado a fare i miei 4 punti alti, tre catenelle di separazione, prendo le 2 righe di catenelle e le chiudo insieme con un punto basso, di nuovo faccio le 3 catenelle, vado a fare i 4 punti alti, tre catenelle, vado a chiudere le 2 file di catenelle con un punto basso, filo sull'uncinetto, vado a fare i 4 punti alti, tre catenelle, entro nell'ultimo archetto, prendo le 2 file di catenelle, chiudo col punto basso, di nuovo 3 catenelle, vado a chiudermi con un punto alto nella seconda delle catenelle, la seconda partendo dal basso delle catenelle della riga sottostante, e abbiamo finito anche questa riga. L'effetto che abbiamo ottenuto facendo
la catenella prendendo tutte le file di catenella, tutte le righe di catenella che abbiamo, è questo effetto farfalla, caramella. È un effetto, questo nodino comunque, questo intreccio è veramente molto molto grazioso. Ora proseguiamo con la riga numero 5. Filo sull'uncinetto, salto l'archetto numero 1, il punto basso, l'archetto numero 2, vado a lavorare il primo punto alto disponibile con un punto alto. Entro nel secondo punto alto, faccio un altro punto alto, aggiungo 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi gli altri 2 punti alti. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto, archetto, punto basso, archetto, entro nel punto alto, punto alto, punto alto, cinque catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorarmi gli altri 2 punti alti. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto tutti questi punti, entro nel primo punto alto utile, punto alto, entro nel secondo, faccio un punto alto, 5 catenelle, vado a finire gli altri 2 punti, quindi 1 e 2, filo sull'uncinetto, salto questi archetti, lavoro i primi 2 punti alti, aggiungo le 5 catenelle e faccio gli ultimi 2. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel primo punto alto disponibile e lavoro i primi 2 con 2 punti alti, 5 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare gli ultimi 2. Mi sposto nel primo punto alto disponibile, lavoro i primi 2, faccio 5 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro gli ultimi 2. Lavorati questi 2 punti, vado nella terza catenella partendo dal basso della riga sottostante e finisco il giro con 2 punti alti nello stesso punto di base. E abbiamo finito anche questa riga. E ora partiamo con la riga numero 6. Ripartiamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Giro il lavoro e vado a completare con gli altri 3 punti alti, perché dovremo avere 4 punti alti. Il primo l'abbiamo già fatto, viene sostituito dalle 3 catenelle, entro in quello successivo, punto alto, quello dopo, punto alto e quello dopo ancora, punto alto. Cinque catenelle di separazione e vado a lavorare i 4 punti alti con altrettanti punti alti.
Faccio ancora le 5 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i 4 punti alti con 4 punti alti. La riga praticamente è tutta questa. 5 catenelle e 4 punti alti. Finita la riga numero 6, partiamo con la riga numero 7, quindi facciamo le 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, dopodiché vado a lavorare gli altri 3 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione e vado a chiudere insieme le 2 righe di catenelle, quindi con un punto basso. Riparto con 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a fare i 4 punti alti sui 4 punti alti sottostanti. Di nuovo 3 catenelle, prendo le 2 file di catenelle e faccio un punto e chiudo insieme con un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i 4 punti alti con 4 punti alti, punto su punto. Tre catenelle di separazione, vado a prendere tutte le catenelle, tutte e 2 le righe, con un punto basso le chiudo insieme, aggiungo 3 catenelle e vado a fare 4 punti alti su 4 punti alti. Tre catenelle, vado a chiudere tutto con un punto basso, 3 catenelle, quattro punti alti, di nuovo le 3 catenelle, vado a prendere le 2 righe di catenelle e le chiudo con un punto basso, aggiungo le 3 catenelle di separazione, vado a lavorare 4 punti alti. E ancora 3 catenelle, chiudo insieme con un punto basso tutte le altre, 3 catenelle e vado a finire lavorando gli ultimi 4 punti alti con 4 punti alti. Ora da questo punto in poi tutto riparte dalla riga numero 2. Arrivati a questo punto ripartiamo dalla riga numero 2. Io lavoro ancora un po' per avere un campione un po' più grande. Ci vediamo quando ho finito il campione. Ed ecco il campione finito. Io lo trovo veramente molto bello e anche molto delicato. Adatto sicuramente per stole e coprispalle, e poi lasciate libera la fantasia, sicuramente in qualche progetto si riesce ad adattare. E con oggi il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.